Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi finalmente andiamo a armare il vaso. Esamineremo insieme la creazione di una fioriera utilizzando i principi fondamentali dell'elettrocoltura. Materiale da utilizzare: chiocciola da 7 spire, palo isolato, filo conduttore, picchetto di ferro, terriccio, EMF, basalto, lapillo o argilla. Il vaso sarà composto da, nella parte inferiore, verrà impiegato materiale drenante come lapillo o argilla. Su questo strato, si procederà riempiendolo con terriccio, microorganismi e basalto, con proporzioni comprese tra il 10% e il 30% rispetto al volume totale del terriccio. Il terreno così composto diverrà paramagnetico, tale da permettere agli organismi biologici e alle piante di svilupparsi al meglio, trattenendo le due energie cielo-terra secondo gli insegnamenti di Higina. Volendo, il mix può essere posizionato direttamente sul materiale drenante. In alternativa, c'è una composizione di Andrea già confezionata, risultato di esperienza e analisi dei terreni migliori. Per realizzare l'antenna adatta a un vaso di dimensioni medie o grandi, impiegheremo una chiocciola Higina di 7 spire, realizzata in alluminio o rame. Questa chiocciola sarà montata su un palo isolato, preferibilmente in legno o plastica, della lunghezza di 1 metro. Un filo conduttore seguirà il percorso discendente del palo fino all'altezza delle piantine, rimanendo sospeso verso la parte opposta del vaso, dove sarà ancorato al terreno. Può essere impiegato anche un picchetto di ferro per questo scopo. Ne scegliamo una, in questo caso ne abbiamo tante perché Andrea è stato abbondante. Ok? Andiamo a mettere questa antenna, la devo aggiustare perché chiaramente quando viene fatta può succedere qualche schiacciamento, ma nessun problema. Allora, cosa facciamo? Prima di tutto abbiamo scelto l'antenna bambù. Io alla base ho già messo una specie di aggancio per non far cadere il bambù da dentro il vaso, perché comunque la leva è tanta. Poi vi faccio vedere meglio. Parto subito, vado a legare. Allora, se uso delle fascette forse è meglio. In mancanza di fascette può andare bene anche il filo che uso per andare a alimentare il nostro vaso, cioè portare la tensione elettrostatica che capta la nostra chiocciola sopra le nostre piante. Siccome deve fare contatto, devo esagerare col filo. Devo essere sicuro che il contatto ci sia. In questo caso non è il filo, questo mi serve solo per fissarla. Potrei fare anche un buchino qua col trapano per essere più sicuro di avere una migliore aderenza al paletto. In questo caso è bambù. Faccio un gancio dove mi vado a collegare, ok? Questo rimane qui, in alto rimane qui. Voglio esagerare a compattare, poi andrò a controllare di tanto in tanto l'antenna, la posso cambiare. Lo faccio scendere in senso orario. In questo caso qui non ci sono molte regole da rispettare, tranne che appunto quella di scendere in senso orario. Molti questa cosa qui non ci pensano neanche, ma è meglio farlo perché comunque è sempre energia vitale. Energia vitale ha un senso.
ed è il senso dell'orologio. Qui non mi aiuta perché questa matassina è in senso antiorario. Come vedete è abbastanza semplice. Ecco, io qui mi fermo perché sono arrivato all'altezza delle piantine, ok? Ora ne ho approfittato per fare una migliore legatura. Poi i particolari ve li faccio vedere, piccoli segreti ve li faccio vedere col tempo. Andiamo avanti. L'antenna viene in questo modo, anzi la mettiamo di qua che forse è più facile riprenderla. Come vedete ho già fatto dei piccoli incastri che potrei anche migliorare, però per il momento così, quando c'è il terreno si dovrebbe fermare un po' di più. Per i dettagli poi magari nei prossimi video vi faccio vedere meglio. Ora procediamo con il lapillo dentro il vaso. Cambiamo inquadratura. Eventuali opzioni. È possibile trattare i semi prima della semina sotto una chiocciola ighina, meglio se realizzata in rame, per circa mezz'ora. Per coloro che si avvicinano a questa pratica per la prima volta e desiderano verificare il suo funzionamento, è possibile realizzare un secondo vaso identico, con la stessa semina, posizionato a qualche metro di distanza dal primo. Questo consentirà di osservare e confrontare le differenze nella crescita delle foglie e nell'altezza delle piante, fornendo un utile punto di riferimento per valutare l'efficacia della tecnica. Condividi con noi le tue opinioni e poni le tue domande nei commenti, e se ancora non l'hai fatto, metti un mi piace, e seguici per ulteriori approfondimenti, su Amici di Ighina.